Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Meno male è uscito il sole, perché stamani c'era presa male. Nottata umida. Ha piovuto tutta la notte. Eh sì. Ora c'è una luce allucinante. Infatti sì. C'è un po' di vento ancora. Ancora sì. Qui, allora siamo qui dietro, si sente meno. Qui proprio sulla spiaggia si sente di più. Guardate che mare. Siamo sulla spiaggia di Trappeto. Ok. Che è poco dopo Fra Capaci. E nell'interno qui c'è Partinico. Vediamo il programma della giornata. Un paio di idee ce l'abbiamo. Ci apprestiamo a ripartire, dai. Sono questi signori che tutti vestiti, non in costume, addirittura con i piumini. Guarda il signore, li stanno facendo avanti e indietro, lo stanno raccogliendo con dei sacchettini qualcosa. Mentre Marta ha maglietta a maniche corte, Sì. Cioè, sto sul borderline, perché mi metterei una felpina leggera. Però dai, ogni tanto devo usare. E niente, quindi stavo guardando questi signori perché non capisco, vedi, indicano, non capisco cosa raccolgano. Vi facciamo vedere. Vedete? Sono là che raccattano qualcosa sulla spiaggia. Che mare bello agitato, che abbiamo oggi. Eccoci arrivati nel borgo di Parrini. Bellissimo borgo. Bellissimo borgo che è molto strano perché Che particolare. al posto degli abitanti ci sono loro. Che circolano per le strade. Guardate chi abbiamo incontrato stamani. Sì. Scusi, ma per la stazione? Ciao belline. Ma belle che sono. Guarda come sono, manto lucido. Sì. Sono tranquille, passeggiano. Guarda quante ce ne sono. Guarda, sono passate già tantissime. Non abbiamo visto una persona, però. E poi sanno anche dove andare, vedi? Conoscono bene la strada. Sì. E quante ce ne sono? Ma ne arrivano ancora tantissime. Guarda là. È pieno, guarda quante ce ne sono. Non finiscono più. È pieno, ogni 3 per 2 ne sbuca una nuova. Ma perché siamo venuti qui a Borgo Parrini? Perché tanti di voi ce l'hanno suggerito
anche tipo Angela e Marcello, ma non solo, tantissimi messaggi che ci suggerivano questo luogo che abbiamo letto poi essere una meta turistica non indifferente, è diventata molto famosa per lo stile con cui è stato ristrutturato l'intero borgo. Esatto, è molto stile è sorprendente, nero. è colorato, è bello, è in stile gaudiano, non so se così si possa dire, cioè in stile Gaudì, e sembra di entrare in una piccolissima Barcellona. Esatto. Per chi fosse stato a Barcellona, insomma, la ricorda molto. Tutte queste piastrelle colorate, tanti colori e tanti dettagli e particolari, insomma, è molto piacevole, insomma. Molto bello poi questo murales di Frida Kahlo, dove lei dipinge fiori per non farli morire. E un po' i murales sono sparsi un po' per tutto il borgo, ecco. Ora facciamo 2 passi. Nella zona occidentale della Sicilia, in provincia di Palermo, si trova una piccola frazione del comune di Partinico, molto caratteristica e sicuramente meritevole di una visita. Si chiama Borgo Parrini, di dimensioni contenute, visitabile in meno di un'ora, ma sicuramente suggestiva. Si raggiunge facilmente e all'ingresso del borgo troverete un comodo parcheggio dove poter lasciare il vostro mezzo. Entrando rimarrete a bocca aperta. Il colore sarà l'elemento distintivo delle vie abbellite da meravigliosi murales con varie scritte sparse qua e là sui muri del borgo. La frazione vede la sua nascita intorno all'anno 1500, quando i padri gesuiti acquistarono i campi intorno a Partinico. Da qui il nome Parrini, che significa preti. I monaci gestirono il borgo fino al 1767, quando la proprietà fu comprata da un principe francese che la destinò ad azienda agricola. Dopo la guerra molti abitanti decisero di trasferirsi nelle grandi città. Così Borgo Parrini rimase disabitato ed iniziò la sua decadenza. Fortunatamente una decina di anni fa fu acquistato da un imprenditore che decise di restaurarlo rinnovandolo completamente. La ristrutturazione di tutto il borgo si è ispirata allo stile di Gaudì, con piastrelle dai colori sgargianti, così come i variopinti murales, le scritte e le opere d'arte. Una trasformazione di successo, tanto che oggi la frazione è meta di molti turisti italiani ed internazionali. Passeggiando fra le sue viuzze, in effetti, sembra di immergersi in una piccola Barcellona. Lì sopra abbiamo Ragusa Ibla con la chiesa dell'Itria. Da questa parte c'è la vostra, Caltagirone. Sì. Tutto fatto in ceramica di Santo Stefano Camantra. No, scherzo. Lì sopra abbiamo Palma di Montechiaro, provincia di Agrigento, la città del Gattopardo, dove è stato scritto, ambientato e dove visse Tommasi di Lampedusa. E lì in alto invece l'ultima è Erice, provincia di Trapani.
Qui c'è anche un antico panificio dei Parrini, magari si trova anche un po' di pane e qualcosa per il pranzo. Vedete, sono le cassatelle, questi potete svuota ripieni. Sì. Allora abbiamo preso il pane, abbiamo preso le cassatelle tipiche, Dobbiamo assaggiare. con vari gusti assortiti, e poi abbiamo preso i famosi vuota e svuota, li chiamano così, e ripieni con abbiamo preso acciughe e pomodori, vero? Così almeno ci facciamo un pranzetto. Esatto. E facciamo un giro qui del borghettino, facciamo 2 foto e poi si prosegue. Andiamo da Why don't you do it right now? You know we met for a reason, but you trying to deny that we should be together. It's heavy weather, we're heading for tonight. You better take what you can, 'cause the time is right now. We only need the two of us together. 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 'Cause we got love. Veramente un bel borgo questo, molto particolare. molto colorato, vero? Molto particolare, insomma, davvero sembra di entrare in una realtà diversa da quella che abbiamo visto finora. Ci ricorda un po' anche il paesino di Diamante con tutti i suoi murales. Non so se avete visto il video. In Calabria. E nel caso ve lo foste perso, vi mettiamo il link qui sopra, andate a vederlo. Guardate il perché ditino, fate così. non potete assolutamente perdervelo. E da aggiungere anche che se guardate il nostro video in TV probabilmente non vedreste il banner sopra del link al video, magari dai dispositivi come cellulari, tablet eccetera lo vedete apparire. È vero, è vero. Però se cercate poi lo trovate in un secondo momento e potrete vedere direttamente, cliccando su quel link, il video di riferimento, oppure semplicemente lo trovate sul canale scorrendo un po' indietro. Ma perché ci vedesse in TV, visto che hai tirato fuori l'argomento, c'è la possibilità anche di mettere un mi piace al video tramite il telecomando del televisore. Sì, no, lo spieghiamo perché magari qualcuno ci dice: ma ragazzi, ma io tanto vi guardo in TV e sembra che dalla televisione siano inibite certe funzioni, ma di fatto non è così, insomma, ecco. Si può leggere anche la chat della premiere in televisione. Esatto. Quindi nel senso lo diciamo perché magari vi fa piacere semplicemente anche partecipare a una premiere se siete in TV, oppure guardare i link dei video di riferimento che mettiamo. Non siamo impazziti quando facciamo così e vi diciamo che c'è un video sopra, cioè effettivamente c'è. Sembra che si voglia prendere il tram. Sì, davvero così. Però ce li mettiamo e magari chi lo guarda da cellulare, ripeto, o da dispositivi tipo computer o che lo vede apparire proprio. Niente, adesso bellissima giornata, si è fatta, meno male c'è un sole che picchia. Guarda, stamani non l'avrei mai detto. Io mi sono messa la felpa perché quando siamo usciti stamani da Charlie c'era vento, eravamo sul mare come avete visto, però ora me la tolgo e si sta bene al sole. Proseguiamo il giro, il paesino è molto piccolo, quindi si gira in un'ora proprio se uno si dilunga con le foto e video. E niente, proseguiamo, torniamo da Charlie, magari ci diamo morsi. Perché ma non tra noi, questo sacchetto inizia a pesare. Abbiamo comprato un sacco di cose buone. Va alleggerito. Da un forno tipico qui, quindi ve lo consigliamo.
trovato? Il mondo. Oh, guardate qua, c'era un bel mercatino. Cioè, avete la roba bella, freschissima. Mamma mia. Cioè, ragazzi, non comprate più nei supermercati perché questi, come si chiamano? Mercatini a bordo strada, insomma, non mi viene nemmeno una parola. È un ape Piaggio e lui ha messo tutte le cassette fuori. Ma a parte c'è della roba fresca, bella. Guarda quanta roba. Guardate le fave. Ho comprato un sacco di roba. Finocchi, cipolle, pomodori, vi dico. Poi ho preso limoni, 1 chilo di arance, carciofi, fave. Lo sai quanto ho speso? Quanto hai speso? 7 euro tutto. Wow. Cioè, Altro del supermercato. per dire la varietà di roba, no? E poi tutta roba che non viene dalla Spagna. No, è roba di qui, di lui. C'ha l'orto, ha detto. Insomma, o la prende da qualcuno che c'ha l'orto. Comunque è roba di qui. Bene, bene, bene. Vai. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo preso. C'è il pane. Intanto anche i tovaglioli ci ha dato. Ma già. E poi qui abbiamo il vuota e svuota, come si chiama? Ripieno. E queste che sono Cassatelle. le cassatelle. Quelle vere, Quelle vere. Ripiene di? Allora, 2 con la ricotta, che dovrebbero essere le classiche, e 2 con i ceci, ci ha detto anch'esse tipiche. E io gli ho chiesto, ma sono dolci? Sì, sì, mi ha detto. E io il cecio mi immaginavo una cosa, Salata. una salata, invece no, il ripieno è dolce. Vabbè, Che assaggeremo. si fa, assaggia, sono nella lista delle cose da assaggiare, che si fa, assaggiano e qui si ingrassa. Così fa, ragazzi, la Sicilia mette a dura prova, Però vabbè, ci penseremo quando torneremo via dalla Sicilia. Esatto, banda alle ciance e ora si mangia. Vuota e svuota. Vuota e svuota, pomodori Ripieno. e acciughe. E acciughe. Tagliamo. Tagliamo 2. C'è uno spuntino veloce oggi, perché poi ho preso un po' di verdura, le fave. E poi abbiamo da vedere anche il paesino qui e quindi abbiamo da Dobbiamo fare. camminare. Vediamo il contenuto, mamma mia, pieno di pomodori e acciughe, vedete? Tanta roba. Andiamo un po' dentro com'è. Senti il cioccolato. Ma davvero? Ma che c'è? Il cioccolato dici? Anche sì. O sta sbagliando lui? Mo. Che c'è quello con la ricotta allora? Il ricotta e il cioccolato. Mamma mia. Mo te lo dico. Ora ve lo dico subito se c'è il cioccolato. Mamma mia. Vai. Spettacolo. Buono. Sì, sì. Sì, sì. Ci fosse mai una cosa che non ci piacesse, Maremma. Niente. Ci piace tutto. No, ma mangiate, mi fave. raccomando. Mi sono comprata le fave dal signore lì. A bontà. Da noi Maremma le fave col pecorino. Però anche queste sono buone, Guardate che meraviglia, ragazzi. Dentro un piccolo parco di Partinico stiamo facendo una passeggiata, entriamo e troviamo questi alberi meravigliosi. Anche questi sono ficus, come abbiamo trovato sia a Reggio Calabria che a Messina, e che dire, a noi ci conquistano sempre, cioè è una cosa impressionante, veramente. La natura è troppo forte, perché crea queste appendici che poi sono, diciamo, dei rami ulteriori che toccano terra, e la pianta praticamente si crea da sola dei sostegni, perché insomma immaginate reggere tutto questo peso di questi super tronchi. Però come vedete la natura si è ingegnata, diciamo così. E passeggiando, ora Fede ha dimenticato una cosa dentro Charlie, è tornato un attimo indietro, ma noi praticamente siamo parcheggiati là dietro, quindi niente, sono entrata un attimo così attirata da questi mega alberi, che poi ce n'è uno qua alla mia destra
e uno qui alla sinistra. E tra l'altro mi hanno ricordato un po' l'arcata dei due alberi che si praticamente rimangono uno di fronte all'altro. Questo arco di rami mi ha ricordato un po' la Dark Edge, che è lo scenario di Game of Thrones in Irlanda. Per chi avesse seguito i video, insomma, vi do un consiglio di andarli a vedere. È molto più trafficata questa via, questo viale in Irlanda, dove praticamente ci sono, non sono ficus in Irlanda, però insomma l'idea di questi archi con la passeggiata sotto è meravigliosa, e lì l'hanno appunto usato come set del Trono di Spade. Qui a Partinico non sappiamo, però sono altrettanto belli. Vi faccio vedere l'arcata di alberi, vedete? Forte, creano come una galleria, diciamo, molto molto particolare. Ecco, qui dovremmo essere nella piazza centrale, e lì ci dovrebbe essere il duomo del paese di Partinico, o Partinico, come si pronuncia. Non sappiamo come si pronunci. Ha un panorama molto bello perché dietro ha questo sperone di roccia molto alto con dei colori molto belli. Vedete la montagna lì dietro? Questa è tutta la piazza centrale con questo pavimento bianco. Non vi dico la luce che riflette, che è accecante, veramente accecante questa luce, anche con gli occhiali da sole, ed è anche bello caldo, finalmente. E questa, ragazzi, è la chiesa di Santa Maria Santissima Annunziata. Che abbiamo? È un palchetto musicale in stile neoclassico, dice stavo leggendo 16 colonne del 1875. Bello, vero? Particolare, guarda, anche tra l'altro di solito se ne trovano, ma non così, diciamo, arredati, con Sì, il molto soffitto di bello. legno e addirittura i lampadari. Addirittura lampadari. Qui di fronte abbiamo la biblioteca e dietro l'angolo c'è il municipio. È tutto racchiuso in questa piazzetta che praticamente è comunicante tramite questa via con il Duomo che abbiamo visto prima. There's a tiny tin man in the sand. I see a flower in his hand, greeting all the mighty ways to land. There's a little girl with golden hair. Guardate che macchina che abbiamo trovato. Sembra una giaguarina. Sì. Un po' tenuta a maluccio, però peccato. Into this playful place, this plain space with sparkling grace, I wanna sing